Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Le ultime in casa Napoli per quanto riguarda il calciomercato. Oggi dovrebbe essere il giorno di Lukaku e McTominay per quanto riguarda le visite mediche, l'abbiamo letto ieri dappertutto, notizie che si sono susseguite per tutta la giornata. Infortunio Orili in casa Brighton che mette in discussione la trattativa Gilmour, anche se il calciatore vuole il Napoli. Questo è ciò che si legge. Nuovo nome sugli esterni per quanto riguarda l'eventuale colpo che il Napoli vorrebbe fare a destra, ma i tempi sono abbastanza stretti e seguiamo anche quella di situazione. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale attivando la campanellina delle notifiche così si resta aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto. News su Osimhen e avviso ai naviganti, torneremo live venerdì verso le ore 20 credo, ma troverete la live da domani sera già settata sul canale per poter mettere un like in preventivo, salvare il link. Comunque andremo live venerdì dalle ore 20 circa per portarla fino, diciamo, a ridosso della fine del calciomercato che, come sapete, termina venerdì alle ore 24. Partiamo con Gilmour. Si è fatto male Orili ieri, una bella botta alla caviglia, a quanto si legge anche da tabloid inglesi. Comunque il calciatore non riesce a fare peso sulla caviglia e quindi l'infortunio potrebbe essere, diciamo, abbastanza grave e quindi in discussione la situazione Gilmour, anche se il Napoli non si è tirato indietro dalla trattativa. Gilmour, a quanto si legge, vuole il Napoli. Seguiremo, diciamo, un attimo questa situazione, però siamo a ridosso della fine del calciomercato. È vero che trasversalmente è una cosa che non ci voleva. Con questo non me la sto prendendo con Orili nel dire ma proprio ieri ti dovevi far male. Gli infortuni comunque sono all'ordine del giorno. Gli auguriamo una pronta guarigione assolutamente al calciatore, però la fortuna nemmeno gira dalla nostra parte, ma questo è un altro fattore. McTominay a Lukaku, è il giorno delle visite mediche. A quanto si legge Lukaku si è allenato ieri con l'Under 21 belga, in questi giorni comunque si sta tirando a lucido, diciamo così. Potrebbe essere della spedizione Napoli nella partita contro il Parma, ma è un'indiscrezione, poi vedremo come andrà a finire. McTominay, mi rifaccio un attimo alle parole di Rio Ferdinand, che ha tirato e non poco per l'aver perso un grandissimo centrocampista. Noi l'abbiamo già analizzato sul canale, sappiamo benissimo chi siamo andati a comprare. Rio Ferdinand dice: adesso per rimpiazzare questo calciatore serve un investimento almeno da 40 milioni di sterline, perché McTominay è un calciatore completo, calciatore che ti porta a, diciamo, a competere per vari obiettivi, calciatore che ti può far vincere le partite. Ci sono tanti gol dalla sua parte, ovviamente restando un attimo nei numeri dei centrocampisti, non è che stiamo parlando di un centrocampista che fa 30 gol a stagione, perché sarebbe poi inusuale sul pianeta Terra, però abbiamo preso un grandissimo calciatore. Quindi il giorno di Lukaku e McTominay e la situazione Gilmour è questa qui. La seguiremo comunque nelle prossime ore, ci ritorneremo al limite domani, avendo, ci auguriamo, qualche notizia in più per quanto riguarda poi l'entità dell'infortunio di Orili. Colpo sugli esterni. Dedic, abbiamo visto che il Napoli comunque l'offerta di 15 milioni c'è stata, almeno a quanto abbiamo letto. C'è un nuovo nome che però è balzato così dal nulla, ovvero Ebimbe dell'Eintracht Francoforte, calciatore francese che ha fatto tutta la trafila nelle giovanili del Paris Saint-Germain e poi è stato acquistato dall'Eintracht per 6 milioni e mezzo. Il valore di cartellino di Transfermarkt è 12 milioni a quanto ho letto. Il Napoli vorrebbe strappare il calciatore in prestito, sarebbe quasi un'operazione dell'ultimo minuto, perché il Napoli vuole prendere l'esterno per, diciamo, far coppia o creare il dualismo con Mazzocchi. E Bimbi a me nemmeno dispiace, diciamo che è proprio un esterno di centrocampo e non è il calciatore utilizzato come terzino a sinistra, quindi è un esterno di centrocampo naturalmente come ruolo. Poi è stato schierato anche
poche presenze in realtà rispetto a destra, però anche al centro e a sinistra, ma sempre in mediana. Quindi il Napoli vuole regalarsi assolutamente l'esterno e può darsi anche che ci riesca con questo nuovo nome che è uscito. È un calciatore con tanto dinamismo. Non mi prolungo sull'aspetto tecnico perché poi c'è da andarlo ad analizzare come si deve. Voglio solo dire una cosa: 31 presenze, 5 gol, 3 assist e 5 cartellini gialli nell'ultima stagione 2023-2024. Quindi educato anche per quanto riguarda il ruolo, perché se consideriamo che è un centrocampista esterno dove poi ci sono quelle zone di campo dove il fallo è all'ordine del giorno, sono solo 5 i cartellini gialli e poi 5 gol e 3 assist, sono numeri da considerare. Vedremo se riusciamo a piazzare un colpo sugli esterni, perché a questo punto possiamo dedurre che Di Lorenzo comunque è stato battezzato il braccetto di destra del nuovo Napoli e quindi bisognerà trovare l'alternativa a Mazzocchi. Il Napoli si sta muovendo, è vero, tardi, possiamo dire tutto ciò che vogliamo, però quando ha capito che comunque si è impuntato Mister Nigeria, così come continua la situazione e continua ad impuntarsi il calciatore, il Chelsea, a quanto si legge, è pronto, sarebbe pronto, ha fatto un'offerta di intorno ai 70 milioni, ma Osimhen non vuole abbassarsi l'ingaggio e il Chelsea non vuole arrivare ovviamente a spendere 10 milioni all'anno, perché comunque ti togli l'ingaggio di Lukaku, te ne metti un altro diciamo al libro paga che comunque pesa, è da considerare anche quella di situazione. Non c'è più il Paris Saint-Germain per quanto riguarda Osimhen, quindi è una lotta tra virgolette che poi diciamo che è sbagliato parlare anche di lotta, perché in Arabia Osimhen non ci vuole andare, Al-Ahly, Chelsea, e quindi vedremo se riusciremo a togliercelo dalle scatole, perché la considerazione è un'ultima considerazione, va fatta su Victor Osimhen. Non ci ha capito una beata mazza Osimhen a Napoli, per il semplice fatto che non hai capito l'importanza in primis della piazza, della maglia, del trofeo che hai vinto, perché a quanto si evince dai comportamenti e da come comunque si sta gestendo questa situazione, Osimhen non ha capito cosa significa e cosa ha significato lo scudetto a Napoli. Per lui sarà stato solo un trofeo, sicuramente godurioso, però ha un altro peso e noi abbiamo, diciamo, un'altra considerazione, sia dello scudetto, sia della maglia e sia del calcio giocato. Ciò che non ha Victor, né tantomeno gliel'ha detto Calenda prima che arrivasse a Napoli, in tutta la trafila, diciamo, in casa partenopea. Offerta a quanto pare non accettata quella del Chelsea, noi ci auguriamo che si vada avanti nella trattativa e al limite come colpo di coda di mercato riusciamo a piazzare anche il nigeriano. Voi mi direte ancora sì, ma 70 milioni, 60 milioni. Ragazzi, il cartellino di Osimhen è ammortato per quasi tutta la totalità dell'investimento. Quindi 60 milioni è un plus. In più ti vai a togliere pure quell'ingaggio che ti pesa, che all'ordo credo sia intorno, vada a ridosso dei 20 milioni. Adesso non ho i dati alla mano, comunque siamo lì. Quindi rendiamoci conto che sarebbe un colpo da 90 anche a 65 milioni, così come a quanto si legge ha offerto la Lali da quell'altra parte del mondo dove il calcio ha sicuramente un'importanza diversa, ecco, mettiamola così. Colpi in uscita e il punto della situazione per quanto riguarda il Napoli, una sorta di bollettino, e chiudiamo perché mi sono salvato alcune cose, le andiamo un attimo a recuperare. Eccole qua. Allora, Zerbin dovrebbe finire al Monza al 99%, è tutto fatto. Mario Rui, la situazione Mario Rui, ieri abbiamo letto una notizia, non ci si è accordati ancora col San Paolo, ma
sono ancora in trattativa. Pochi giorni fa ne abbiamo parlato per quanto riguarda l'eventuale commissione che vorrebbe Giuffredi, non si è accordati sulle cifre. Mario Rui è ancora in bilico. Foloruscio e la Lazio. Lo Tito lo vuole solo in prestito e non vuole cacciare assolutamente soldi, e che il Napoli poi non accetti il prestito è più che plausibile, perché Foloruscio è quel calciatore che ha fatto una grande annata a Verona e quindi, al di là che a mercato, dovrebbe essere il calciatore con il quale monetizzi, e quindi una quindicina di milioni sono stati richiesti. Se lo Tito ovviamente manca 15 milioni vuole cacciare, e allora lo teniamo a Napoli oppure si vedrà il da farsi. Fatto è che comunque non è che Foloruscio poi a giugno viene reintegrato in squadra e diventa parte portante del centrocampo del Napoli, quindi bisogna trovare una sistemazione al calciatore, però non dandolo assolutamente allo Tito in prestito se non vuole cacciare una lira. Gaetano al Cagliari, 6 milioni, 6 milioni e mezzo dovrebbero arrivare al Napoli, e quindi contratto pronto a quel che si legge fino al 2028 per Gaetano. Monetizzeremo un tantino forse anche lì, e poi in uscita non c'è più niente al di là di Khedira, che è stato ufficializzato all'Espanyol. Detto questo, aspettiamo e aspetto con ansia le visite mediche di McTominay e Lukaku di oggi, perché così avete scritto e così hanno scritto ieri tutta la giornata, dalle 9 di mattina di ieri fino ad arrivare ancora a diciamo notte inoltrata, le visite mediche, parte col jet privato, McTominay, il Manchester United ha dato il via, eccetera eccetera. Però questa mattina non si legge praticamente niente a Villa Stewart, e quindi seguiremo la situazione ma senza ansie, perché Lukaku e McTominay sono due calciatori del Napoli. Fatemi sapere la vostra e le vostre considerazioni qui sotto, ovviamente nella sezione commenti, e non dimenticate gli appunti che vi ho dato a inizio video. Venerdì sicuramente in live dalle 20 o giù di lì, per arrivare poi a ridosso della fine del calciomercato, perché in casa Napoli credo che qualcosa si smuoverà anche nella giornata di venerdì, visto che le tempistiche sono molto corte e qualche colpo ancora il Napoli vorrà farlo. Al di là della situazione Osimhen, se si sblocca o meno, il Napoli comunque sta investendo tanti e tanti soldi in questa sessione di mercato, perché era l'unica cosa da fare, visto che Mister Nigeria si vuole impuntare in questa maniera e la vuole portare per le lunghe. Noi ne prendiamo atto. Io ho già dimenticato, se proprio volete saperlo, chi è stato l'attaccante dello scudetto, perché non riesco a mettere sulla bilancia qualcosa che mi faccia tendere la bilancia verso il calciatore, anche pur avendo portato uno scudetto al Napoli insieme ai suoi compagni. E voi mi direte, ma però era un calciatore di quell'11 che ha portato il tricolore a Napoli. Sì, però noi ricordiamo gli uomini al di là dei trofei vinti, e quindi di uomo c'è ben poco, come abbiamo sempre detto, e Osimhen per me è il passato, è già dimenticato, ma non da ieri, ma da un bel po' di tempo. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!